Ti sei mai sentito seguito da qualcuno? O hai mai pensato che il mondo fuori da casa tua potesse essere pieno di pericoli? O magari dalla tua finestrella sul mondo ti è sembrato che tutti gli altri stessero vivendo una vita più piena ed emozionante, mentre tu eri fermo nel letto ad affogare nell'ansia. L'ansia è un'ombra che si insinua nella mente. Non c'è pericolo imminente, non è paura di qualcosa di concreto. L'ansia avvolge i tuoi pensieri e ti stritola finché non sei paralizzato, in preda al terrore per qualcosa che nemmeno vedi. Oggi, insieme a Chroma, vogliamo parlarvi di come in un mondo che spesso minimizza l'ansia, i videogiochi siano diventati uno spazio per esplorarla, comprenderla, a volte anche trasformarla. E se dopo questo video l'ansia non ti avrà ancora paralizzato, ci penserai il video sul canale di Chroma, dove parliamo di fobie e videogiochi. E ora, iniziamo! Forse ti è già capitato di sentirti osservato o seguito. Comincia tutto da uno sguardo, una sensazione spiacevole. Quando sei stanco, la mente gioca brutti scherzi. Eppure quella volta era troppo reale per essere solo una tua impressione. Allora affretti il passo, continui a sbirciarti attorno furtivo e alla fine arrivi al tuo luogo sicuro e tiri un sospiro di sollievo. O forse no. Firewatch è tanto un walking simulator tra i boschi del Wyoming quanto una piccola masterclass su come mettere ansia a chi gioca. A partire da uno sguardo, il gioco riesce a lanciarti in una spirale di pensieri sempre più inquietanti. Quella persona potrebbe essere ovunque, potrebbe avere dei complici, potresti pure essere la cavia del suo folle esperimento. Non te la caverai con un semplice jumpscare o una fuga dal mostro. Firewatch non vuole scioccarti, vuole piegarti lentamente. Ti dà tempo per respirare, per distendere i nervi in mezzo alla natura. Il Parco Nazionale di Shoshone è magico al tramonto e persino l'enorme incendio in lontananza ha il suo fascino inquietante, quasi surreale, ma con un tempismo impeccabile, ad ogni passo avanti ti fa tornare in quel brutto posto nella tua mente, a quell'ansia lì. Qualcuno mi sta osservando. Il terrore più grande di Firewatch non è una musica inquietante o un urlo che squarcia la notte. Sta nel silenzio, quando ti sforzi di captare qualcosa che forse nemmeno c'è, ma che potrebbe travolgerti da un momento all'altro. Il terrore vero non è un cattivo e nemmeno un mostro. È il vuoto in mezzo agli alberi che segue ogni tua mossa. È l'idea paradossale che certamente nessuno è lì nascosto e quel nessuno ti sta fissando. What Remains of Edith Finch è una passeggiata dentro una casa enorme, stravagante, ma anche intimamente malinconica. È un pellegrinaggio tra i ricordi dei Finch, una famiglia che sembra davvero perseguitata dal destino. Ogni stanza è chiusa, sacra, e custodisce un altare di memoria, con oggetti personali lasciati lì a ricordare chi non c'è più. Tutto è così meticolosamente curato da farti pensare che una maledizione si sia abbattuta su questa famiglia, colpendo ogni generazione con eventi tragici. Eppure, non è solo quello. L'ansia che trasmette questo gioco non nasce dal salto improvviso o dal mostro dietro l'angolo, ma da qualcosa di molto più profondo. Un ambiente in cui la morte è onnipresente. È nella casa, nella narrazione, nei corridoi e soprattutto nei ricordi. What Remains of Edith Finch ci ricorda che la morte può avvenire in qualsiasi momento, in qualsiasi forma, mentre giochi, mentre sogni, mentre fai qualcosa di quotidiano, e lo fa con una forza disarmante in un momento preciso. Il ricordo di Gregory Finch. Gregory è un neonato e tu giochi nei suoi pensieri. Una sequenza onirica, bellissima, piena di colori, animali, musica. È il suo mondo immaginario, un livello meraviglioso, ma mentre ti perdi in quella fantasia, mentre ridi insieme a lui, capisci troppo tardi cosa sta succedendo davvero. E lì ti crolla tutto addosso, come se l'ansia di morire ti si fosse attaccata addosso per il resto della run. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Non dimentichiamo tutto il casino successo col lancio di Cyberpunk 2077, i danni dell'hype e tutto il resto, ma non possiamo nemmeno negare che il DLC Phantom Liberty sia una discreta figata. E la cosa più interessante è la sensazione che ti fa provare. Quell'ansia che ti divora davanti a una scelta importante. Sì, perché nella trama principale di Cyberpunk le tue decisioni spesso hanno un peso relativo, ma in Phantom Liberty ogni scelta è una ferita. Non ci sono scelte giuste, ci sono solo conseguenze. E la cosa più angosciante è che qualunque cosa decidi, qualcuno rimane intrappolato. Songbird, la donna che dà inizio a tutto questo, è l'emblema di questa prigionia.
Una netrunner potentissima, capace di friggere cervelli col pensiero, eppure totalmente inerme, perché il suo potere è la sua gabbia. Fin da piccola è stata plasmata in un'arma, e ora che cerca di scappare, lo fa mentendo, manipolando, sacrificando chiunque pur di avere una chance. E poi c'è Reed, la guardia che ha dimenticato come sia il mondo là fuori, un soldato che ha scambiato la prigione per una casa, il controllo per sicurezza, e ora non sa più distinguere tra servire e sopravvivere. E tu, V, in fondo sei davvero così diverso? Perché anche tu sei in fuga, anche tu hai una bomba nella testa, anche tu credi che aiutando Songbird o Reed finalmente avrai il controllo, ma è una menzogna. Se tradisci Songbird, la condanni a diventare un asset usa e getta del governo. Se l'aiuti, scopri che ti ha mentito fin dall'inizio e che la sua libertà ha un prezzo mostruoso. Se poi uccidi Reed, tradisci un uomo che in fondo credeva di fare la cosa giusta. Ma se lo risparmi, consegni Songbird a un destino forse peggiore della morte. Non esiste una scelta pulita, non c'è vittoria morale. E questo è ciò che rende Phantom Liberty così angosciante. La vera libertà non esiste e il potere è solo una fitta ragnatela di intrecci. Vorresti liberarti, ma finisce solo per infittirsi e tu sprofondi ancora. E una volta finito Phantom Liberty, l'unica certezza che ti rimane è l'ansia di aver sbagliato tutto. Per quanto riguarda l'ansia sociale, io credo che Omori sia il videogioco perfetto per rappresentarla. Il protagonista, Sunny, incarna il desiderio profondo di isolarsi, di chiudere gli occhi e rifugiarsi in un mondo parallelo dove tutto è sotto controllo, dove non esiste il giudizio degli altri. Pensate che si può giocare l'intero titolo senza mai uscire di casa, rimanendo chiusi nella propria stanza, nel proprio mondo immaginario, evitando qualsiasi contatto umano. Ma questo percorso conduce inevitabilmente a un bad ending, un finale in cui Sunny non riesce a confrontarsi col dolore, non si perdona e viene lentamente consumato dalla sua stessa ombra. Nel peggiore dei casi arriva perfino a togliersi la vita. Nel migliore, se così si può chiamare, abbandona se stesso, lasciando che quella versione artificiale e muta di sé, Omori, viva al suo posto. Una versione creata apposta per non soffrire più, ma anche per non sentire più nulla. Questa route è la più silenziosa, ma anche la più spaventosa, perché Omori in questo caso non è solo un videogioco, è una simulazione dell'essere Kikomori, un ritratto lucidissimo dell'ansia sociale portata all'estremo, in cui non si sfugge dal pericolo, ma dalla realtà stessa. La FOMO, Fear of Missing Out, è un'ansia che ci perseguita da quando abbiamo inventato i social network, o forse da molto prima. È quella sensazione per cui c'è sempre qualcun altro, da qualche altra parte, che sta vivendo esperienze migliori delle mie, e intanto io rimango indietro e smetto di far parte di quelli che si divertono davvero. Ma davvero mi sto perdendo qualcosa di essenziale? La FOMO, in realtà, con gli anni, è diventato un raffinato strumento di marketing, soprattutto coi videogiochi. Dai crowdfunding ai giochi live service, passando per i AAA. La FOMO può toccare ognuno di noi, perché non è il contenuto che conta, ma è l'ansia di averlo perso. E a questo proposito, un gioco che ci ha messo davanti la nostra FOMO immotivata è stato uno dei giochi più importanti di questo decennio, Elden Ring. Partiamo dal fatto che mi piacciono i Souls, e anche molto. Le ambientazioni, i combattimenti, l'atmosfera opprimente che trasuda da ogni gioco di Miyazaki sono qualcosa che ammiro profondamente, ma per qualche motivo, una volta di fronte a Elden Ring, non sono riuscito a iniziarlo. Per anni. Perché? Perché non è un gioco che puoi affrontare a piccole dosi. È un open world sterminato, pieno di segreti, boss nascosti, dungeon opzionali, o magari c'è qualcuno che ci gioca solo qualche ora alla settimana e se lo godo uguale, ma io sapevo benissimo di non essere tra quei fortunati e così ho aspettato l'occasione giusta. E quando finalmente mi sono deciso ad affrontare il gioco, un disastro. Mi entusiasmava, certo, ma lo giocavo con un'ansia sempre addosso che non era quella data dalle ambientazioni cupe o dai boss temibili, ma l'ansia costante di perdermi qualcosa. Un muro illusorio, un segreto, o magari un intero dungeon con tanto di boss ed equipaggiamento. Finivo per passare più tempo a cercare in ogni angolo che a divertirmi. E la cosa peggiore era che il 90% delle volte non c'era un bel niente, o peggio ancora, c'era qualcosa di inutile. Questa esperienza mi ha costretto a fare i conti con la mia FOMO e mi ha fatto capire che Elden Ring in realtà è progettato per essere esplorato, non per essere completato al 100%. From Software ha riempito il mondo di segreti proprio perché tu te ne perda qualcuno. Perché la tua esperienza sia diversa da quella degli altri, unica ma condivisibile. Insomma, la FOMO non è un problema del gioco, è un problema mio. Elden Ring non mi chiedeva di trovare tutto, ero io che non riuscivo ad accettare di perdermi qualcosa. E a volte non c'è lezione più preziosa che un gioco possa insegnarti. Proprio come Ale, anch'io ho vissuto la FOMO con lo stesso identico gioco.
Per chi crea contenuti e vive a stretto contatto con l'hype, i trend e la pressione sociale, soprattutto quella del dover essere sempre sul pezzo, credo sia anche più pesante. Quando Elden Ring uscì, ne parlava chiunque. Pagine Instagram, canali grandi o piccoli, l'intero mondo stava condividendo le proprie esperienze, le boss fight, i momenti epici. E io no. Non era questione di tempo o soldi, era quella sensazione strana di non far parte di qualcosa, ciò che mi dava ancora più fastidio in quanto io non sono mai stato un ragazzo che segue la moda o l'argomento caldo del momento, anzi tutt'altro. Ebbene, ho comprato Elden Ring il mese dopo. E no, il gioco non aveva perso valore, ma io avevo già perso qualcosa, la possibilità di viverlo insieme agli altri, di parlarne mentre tutti lo stavano scoprendo per la prima volta. E lì capisci che a volte la FOMO non riguarda nemmeno il gioco in sé, riguarda il sentirsi esclusi, invisibili, fuori dal tempo, riguarda l'ansia di non essere abbastanza presenti. Da quel momento mi sono promesso di sbattermi degli argomenti in tendenza ed infatti è stata la prima volta e l'ultima che ho sofferto per una roba simile. Abbiamo visto come certi giochi ci permettono di esplorare quest'ansia tanto allarmante quanto difficile da inquadrare e come altri giochi invece ne causino di nuove. Quello di oggi è un mondo complesso, con le sue nuove ansie, e forse sarà proprio un medium giovane e complesso come il videogioco ad aiutarci ad affrontarle. Ma i videogiochi ci permettono di esplorare anche un'altra sfaccettatura della psiche, una che forse non vorremmo nemmeno mai affrontare: la paura. Per questo, se vi sentite coraggiosi, trovate sul canale di Chroma un altro video dove insieme parliamo di fobie e videogiochi. Grazie per essere arrivato fin qui. Dici nei commenti il gioco che ti ha scatenato l'ansia più strana e già che ci sei, iscriviti e lascia un bel mi piace se ti è piaciuta questa collab. E se vuoi supportare ancora di più il progetto Level Art, in descrizione trovi il link al nostro Patreon. Grazie a tutti per il supporto e al prossimo video.